Quante volte vi è capitato di fare le stesse foto, tornando sempre negli stessi posti? Ovviamente è una cosa molto ricorrente e purtroppo è quello che faccio anch'io, perché quando esco da lavoro poi dopo ho poco tempo per andare in giro, no? E quindi devo arrangiarmi con i posti che trovo. Vicino a casa mia ce ne sono pochi e quindi torno sempre a fotografare gli stessi. Però comunque anche io provo gusto a trovare nuove scene, a trovare nuove immagini, e quindi diciamo che arrangiandomi ho dovuto studiare dei metodi per catturare nuove foto sempre negli stessi posti. Quindi in questo video voglio darvi 5 consigli che potrebbero aiutarvi a fare foto diverse negli stessi posti. Ovviamente non sono regole che si adattano ad ogni tipo di location, insomma, e non sono sicuramente infallibili, però comunque magari posso darvi spunto a provare qualcosa che ancora non avete provato. È quello che spero di fare in questo video. Il primo consiglio che mi sento di darvi è molto banale in realtà, ma non è del tutto scontato. E il primo consiglio sarebbe quello di concentrarsi molto anche su quello che sta attorno al soggetto. Magari l'avrete già sentito 1000 volte, però io credo sia fondamentale conoscere bene quale sia il luogo attorno al soggetto, poiché è possibile sfruttare i luoghi attorno al soggetto per creare magari delle semicornici, oppure per far sì che voi andiate ad incastonare il soggetto proprio all'interno di un paesaggio, perché molto spesso capita magari di voler minimalizzare il più possibile una foto, il che è una buona cosa, non fraintendiamo. Però dopo che magari hai fatto quella foto ma migliaia e migliaia di volte, bisogna di cambiare, forse è arrivato il momento di aggiungere qualche elemento nella scena, per cui quello di conoscere il terreno circostante al vostro soggetto, di studiarlo, è appunto molto utile quando decidete magari di andare ad inserire il vostro soggetto appunto all'interno di un contesto, e attraverso questo contesto potete anche dargli più importanza, come potete vedere per esempio nell'inquadratura che ho scelto, anche se è una foto che avete già visto. Purtroppo io per questo video non sono andato a cercare nuove inquadrature. Nell'inquadratura, come vedete, il soggetto, che sarebbe la pietra fagnana, non riempie totalmente il frame, ma è un pochino più piccolino ed è contestualizzato. Come potete vedere, attorno al soggetto c'è il campo, tutti gli avvallamenti eccetera, e poi c'è un tronco qui in primo piano che funge da semicornice, praticamente impone all'occhio di non cadere in basso a sinistra e lo fa rimanere esattamente ancorato al soggetto. Secondo me questo è un ottimo modo per fare foto nuove, insomma, poiché io adesso ho trovato questo posto, ma magari ce ne sono tantissimi altri che potrebbero funzionare veramente molto meglio. I dati di scatto che voglio utilizzare per questa foto sono 1/8 di secondo, f6.3, perché voglio che sia a fuoco soltanto il soggetto e che il tronco che avete visto prima sul primo piano rimanga totalmente sfocato. E poi ISO 100. Sembra proprio che io abbia trovato il momento giusto per venire. Il secondo consiglio che posso darvi
probabilmente quello più scomodo e anche molto scontato in realtà, però è fondamentale, ed è quello di uscire quando il tempo è brutto, perché più il tempo si fa brutto, secondo me, più le foto diventano belle, come per esempio in questo caso. Guardate come caratteristica la rocca di Pietrarubbia. Tra l'altro ho scelto questa posizione non a caso, perché diciamo che questa rocca ha pochissimi lati fotografabili, insomma, perché a destra e a sinistra, come potete vedere dal video, qua e qua, diciamo qua c'è lo strapiombo, invece da questa parte ci sono tutte le piante su un terreno molto degradante, quindi c'è modi che anche si scivoli, per cui è fatica a raggiungere il lato opposto della struttura. Con il drone ci si va, però insomma noi oggi facciamo fotografie con la macchina fotografica, per cui ecco, diciamo che questa qui, la posizione in cui mi trovo, è quasi l'unica fotografabile, l'unica da cui la struttura viene fuori bene, insomma. Però appunto vi dicevo, ho scelto proprio questa zona, proprio così limitata, per farvi capire quanto in realtà il tempo brutto cambi drasticamente il mood, il feeling, anche proprio l'immagine è completamente diversa una foto fatta oggi piuttosto che una foto fatta in un giorno di sole. Come potete vedere, la nebbia sta inghiottendo tutto l'orizzonte, e poco fa tra l'altro la nebbia ha cominciato anche a inghiottire la rocca, quindi magari adesso io aspetto un attimino per far sì che torni un po' di nebbia, per rendere ancora più sfocata, ancora più eterea l'immagine di questa roccia cruda. Quindi io adesso tolgo un attimo l'inquadratura. I dati di scatto che voglio utilizzare per questa foto sono 1/20 di secondo, f11, di modo da avere una lunga profondità di campo, e ISO 400, perché comunque, visto che tira un po' di vento, non posso allungare troppo i tempi di scatto, perché altrimenti mi verrebbe sfocato l'albero che c'è in primo piano. Per cui decido di alzare gli ISO, che comunque 400 ISO la mia macchina fotografica li regge bene. Ho deciso anche di fare un bracketing, che in realtà è inutile in questo caso, poiché l'istogramma rientra perfettamente nella sua griglia, non sfora né a destra né a sinistra, è completamente centrato. Però intanto scatto, perché è veramente stupendo. Però avendo 3 scatti con esposizioni diverse, magari in post produzione riesco a dare un po' più di densità alla nebbia. È una cosa che posso fare anche direttamente dal computer, usando soltanto uno scatto con un'esposizione normale, e poi andando ad utilizzare magari la tecnica del dodge and burn, o comunque andando a evidenziare magari le luci, soprattutto che arrivano da dietro alla rocca, potrei avere lo stesso effetto. Però sinceramente a me piace avere le cose fatte proprio tutte, più foto riesco a fare, insomma, più cose riesco a fare con la macchina fotografica, meglio è, secondo me. Bellissimo, cacchio. Bellissimo. Il terzo consiglio che posso darvi è una cosa che mi avete già visto fare in realtà nel video in cui utilizzavo soltanto il teleobiettivo, ed è quello di utilizzare il vostro soggetto come sfondo, introducendo quindi un nuovo elemento che molto spesso si risolve essere la figura umana. In questo caso sarò io a farmi da figura, insomma, in questo caso, e mi trovo nello stesso posto dell'altra volta, perché in realtà era un posto che mi piaceva tanto, funzionava bene la foto, e vi faccio vedere come ho intenzione di fare il mio scatto nuovamente. In accordo con il consiglio numero 4 ho deciso di non utilizzare il 2/3 della macchina fotografica, ma in questo caso farò una panoramica che parte, come vedete, da sinistra verso destra e include nella foto tutto il monte di Villagrande. Io mi metterò qui al bordo del prato, qui come vedete, e il fuoco decido di non batterlo su quello che ora come ora il mio soggetto, quindi sul monte di Villagrande, ma decido di batterlo su di me che osservo il monte, di modo che questo sia leggermente sfocato. Sinceramente secondo me questo è un tipo di foto molto molto bella. Adesso il soggetto ok è quello che è, però magari con un soggetto giusto, io penso che mettere a fuoco chi guarda il soggetto piuttosto che il soggetto stesso dia più importanza a quello che c'è oltre l'osservatore.
Per questo scatto decido di utilizzare 1/80 di secondo, f4.5 per avere meno profondità di campo possibile, anche se poi allontanando il fuoco ovviamente si allarga anche la profondità di campo, però se avete un obiettivo molto luminoso, quindi con f tipo sui 2.5, quant'è che è? Non mi ricordo, sfruttateli insomma per questo genere di foto perché funzionano veramente bene. Io mi devo accontentare del 4.5 e invece ISO 100, quindi cerco di non avere nessun rumore. Tra l'altro ora come ora vedo che le nuvole da destra stanno venendo a sinistra, pian piano cercano di inghiottire la vallata, viene forse una foto molto molto bella, quindi vediamo come va. Il quarto consiglio che posso darvi per trovare nuove foto è quello di cambiare il rapporto di dimensioni dell'immagine, perché di solito anche a me capita, probabilmente a chiunque, quando va in giro scatta con il formato 3/2 che è preimpostato per la macchina fotografica, però comunque magari non si tiene in considerazione mentre si fanno le foto che ci sono altri rapporti e che magari un singolo soggetto potrebbe funzionare bene catturato con un rapporto piuttosto che con un altro. Andare quindi a cambiare il rapporto di dimensioni nella vostra macchina fotografica potrebbe poi aiutarvi a concepire la foto in maniera diversa, ok? Ragionare sul soggetto in altre maniere. Su ogni macchina fotografica probabilmente si può fare, comunque sulla Canon sì, mi basta andare semplicemente nel menu in rapporto dimensioni e poi posso scegliere quale sia la dimensione che preferisco. Per esempio il 3/2 e il 4/3 sono delle dimensioni che si assomigliano molto, il 16 noni comunque è una proporzione a cui siamo abituati a lavorare, però per esempio il rapporto 1:1, quindi il formato quadrato, è in realtà un formato che non si utilizza quasi mai, tanto lo so che non lo utilizzate nemmeno voi, perché per esempio a me non capita mai di utilizzarlo, però non si sa mai. Secondo me potrebbe essere un ottimo modo per fare delle foto nuove. Ok, ho trovato la prima inquadratura, in realtà è un'inquadratura molto 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 semplice, c'è soltanto un elemento nella scena, se escludiamo il cielo e il terreno, e funziona benissimo secondo me anche con un formato 16 noni come sto vedendo adesso attraverso il video della macchina fotografica, però anche il formato 1' sinceramente è veramente veramente molto bello. E si capisce subito in realtà che il formato quadrato è un formato che sia in grado di dare un ordine perfetto alle immagini quando sono posizionate magari in maniera corretta, un ordine perfetto che gli altri rapporti non riescono a dare. Per esempio magari il 16 noni è un pochino più adatto magari alle panoramiche, invece proprio il quadrato è veramente veramente preciso, spettacolare. La foto in realtà è talmente semplice che è anche fatica a commentarla, insomma, come potete vedere c'è soltanto questo piozzo qua che serve alle persone con lo snowboard a scivolarci sopra quando c'è la neve, e basta, sinceramente c'è soltanto questo. Adesso dal video non sembra, però in realtà il cielo ha un colore veramente veramente molto bello, c'è un azzurro molto intenso e all'orizzonte si sfuma verso il rosa, quindi penso che in post produzione venga fuori un colore veramente fantastico. I dati di scatto per questa foto sono 1/50 di secondo, f5.6 per non avere il campo troppo lungo, in realtà mi serve soltanto che sia il soggetto a fuoco, e ISO 200. In più faccio un bracketing perché comunque il cielo è abbastanza luminoso, il prato invece è in ombra, quindi c'è una gran differenza di luce, per cui farò un bracketing per avere tutte le luci. Alla
Infine, in post-produzione mi sono accorto che il formato 1:1 non era idoneo a questa foto, per cui ho deciso di lasciarlo in 16 noni. Però, grazie a questo formato, sono riuscito a fare una foto in un punto in cui di solito non trovo composizioni. Il quinto consiglio può sembrare controproducente, ma quante volte avete raggiunto un posto con il solo intento di osservarlo? Lasciare la macchina fotografica a casa può essere un'enorme fonte di ispirazione. Senza la macchina fotografica smetteremmo di ragionare sul paesaggio in termini di inquadrature e inizieremo a comprenderlo per intero. Io intendo la fotografia di paesaggio come uno strumento per interagire con il mondo, ma non è l'unico modo per farlo. Ci sono altre strade da prendere e non per forza l'una esclude l'altra. Io credo anzi che l'una completi l'altra, dandoci una comprensione del mondo più profonda e che può impattare in maniera positiva sulla nostra fotografia. Grazie mille per essere arrivati fino a questo punto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi, fate tutte quelle belle rovine e mi raccomando, lasciate dei consigli anche voi nei commenti, magari ci tiriamo fuori un altro video. Grazie ancora per la visione e noi ci vediamo a un prossimo video. Un saluto, ciao ciao!